Quello che sto per rivelarti ha distrutto carriere di persone potenti, ma ha reso invincibili coloro che lo hanno padroneggiato. È l'arma segreta che può trasformare radicalmente il modo in cui le persone ti vedono e ti trattano. Non è aggressività, non è manipolazione, è qualcosa di molto più efficace e sottile. Il silenzio strategico degli antichi stoici. Rimani con me, perché quello che scoprirai nei prossimi minuti potrebbe cambiare per sempre il tuo rapporto con il potere. Il momento in cui tacere diventa la tua vittoria. Ti ricordi quella volta in cui qualcuno ti ha ferito profondamente con le parole? Magari un capo che ti ha umiliato davanti ai colleghi, o un familiare che ha superato ogni tuo limite. Il tuo istinto ti urlava di rispondere, di difenderti, di far sentire la tua voce. Ma cosa sarebbe successo se invece avessi fatto l'opposto? Marco Aurelio, l'imperatore più potente del mondo antico, scriveva nelle sue riflessioni personali: quanto poco disturba chi non parla, quanto molto chi non può tacere. Pensa a questo per un momento. L'uomo che poteva far giustiziare chiunque con un cenno del capo sceglieva il silenzio come sua arma principale. Perché il silenzio è così efficace? Perché fa 3 cose che le parole non possono mai fare. Primo, crea mistero. Quando non rispondi immediatamente, le persone iniziano a chiedersi cosa stai pensando. Questo mistero ti dà un potere psicologico incredibile. Secondo, espone l'aggressore. Chi attacca senza ricevere reazione appare ridicolo agli occhi degli altri. Terzo, ti preserva energia preziosa che puoi usare per strategie molto più efficaci. Immagina questa situazione. Sei a cena con la famiglia allargata durante le feste. Un parente, forse mosso dall'invidia o dal bisogno di mettersi in mostra, fa un commento sarcastico sui tuoi ultimi traguardi professionali. «Ah sì, il grande successo di famiglia», dice con un sorrisetto. Tutti si voltano verso di te, aspettandosi una reazione. L'istinto ti urla di rispondere a tono, di mettere quella persona al suo posto, di difendere i tuoi risultati. Ma tu ti fermi. Sorridi leggermente, prendi un sorso di vino e con voce calma dici semplicemente «Grazie per l'attenzione». Poi ti rivolgi a qualcun altro e cambi argomento con naturalezza. Cosa succede in quell'istante? Il tuo parente si sente esposto. Gli altri capiscono immediatamente chi ha ragione e chi torto. Tu dimostri una maturità e un controllo che impressiona tutti i presenti. Ma c'è di più. Quella persona non tenterà mai più di attaccarti pubblicamente, perché ha capito che non partecipi al suo gioco infantile. Questo non è essere passivi, è essere strategici. È la differenza tra reagire come un animale ferito e agire come un predatore silenzioso. Il silenzio è l'arma dei forti perché richiede un controllo di sé che pochi possiedono. Chiunque può urlare, solo i veri leader sanno quando tacere. Ma attenzione! Non sto parlando di diventare muti o rinunciatari. Sto parlando di scegliere consciamente quando le tue parole hanno valore e quando il silenzio ha più potere. È come essere un arciere esperto. Non sprechi frecce su bersagli che non valgono la pena. Conservi le tue munizioni per i momenti che contano davvero. E qui arriva la parte che ti sconvolgerà. Più diventi bravo nel silenzio strategico, più le persone inizieranno a pensare che ogni tua parola abbia un peso incredibile. È una trasformazione psicologica che ti posiziona automaticamente come leader, anche se non hai titoli ufficiali. Per i prossimi 3 giorni, ogni volta che qualcuno ti dice qualcosa che normalmente ti farebbe reagire immediatamente, conta mentalmente fino a 10 prima di rispondere. Osserva come cambia la qualità della conversazione e come cambia la percezione che le persone hanno di te. Come il silenzio trasforma i deboli in invincibili. Ecco una verità che nessuno ti ha mai detto. Le persone che parlano di più sono spesso quelle che hanno meno da dire. Pensa alle personalità più carismatiche che conosci. Pensa ai leader che ammiri davvero. Ti sei mai accorto che non sono mai quelli che monopolizzano le conversazioni? Seneca, uno degli uomini più ricchi e influenti di Roma, aveva capito qualcosa di fondamentale. Chi controlla la propria lingua controlla la propria vita. Ma cosa significa veramente? Significa che nel momento in cui smetti di sprecare energia in battaglie verbali inutili,
quella energia si accumula e si trasforma in qualcosa di molto più potente. Presenza. La presenza è quel magnetismo invisibile che alcune persone possiedono. Entrano in una stanza e tutti se ne accorgono senza che abbiano detto una parola. Questa non è una qualità con cui si nasce, è una qualità che si sviluppa e si sviluppa principalmente attraverso la pratica consapevole del silenzio. Facciamo un esempio concreto che ti riguarda direttamente. Pensa alle tue relazioni familiari. Quante volte ti sei trovato invischiato in discussioni inutili durante le cene? Tuo fratello che fa sempre il saccente, tua sorella che critica ogni tua decisione, i tuoi genitori che ripetono sempre gli stessi consigli non richiesti. Di solito cosa fai? Cerchi di avere ragione, cerchi di difenderti, cerchi di spiegare il tuo punto di vista. Ora immagina un approccio completamente diverso. Immagina di rimanere calmo e silenzioso mentre il caos verbale esplode intorno a te. Non per disinteresse, ma per controllo. Non per debolezza, ma per forza. Cosa succede? Succede che diventi il punto fermo della situazione. Diventi quello che le persone guardano per capire come dovrebbero comportarsi. Questo principio funziona in ogni area della vita. Nel lavoro, nelle relazioni sentimentali, nelle amicizie, persino nel traffico. Quando smetti di reagire agli stimoli esterni come un burattino, quando smetti di ballare al ritmo che gli altri ti impongono, inizi a dirigere l'orchestra della tua vita. C'è un livello ancora più profondo. Il silenzio strategico ti insegna a distinguere tra ciò che merita la tua energia e ciò che non la merita. È come avere un filtro naturale che seleziona automaticamente le battaglie che vale la pena combattere. E scoprirai una cosa sorprendente. Sono molto, molto poche. La maggior parte dei conflitti quotidiani sono completamente inutili. Sono solo ego che si scontrano, insicurezze che cercano validazione, ferite del passato che chiedono attenzione. Quando comprendi questo, quando vedi davvero quanto siano insignificanti la maggior parte delle provocazioni quotidiane, il silenzio diventa naturale. Non è più uno sforzo. È una scelta ovvia. E qui arriviamo al punto cruciale. Il silenzio non ti rende invisibile, ti rende indecifrabile. E l'indecifrabilità è potere puro. Quando le persone non riescono a leggerti, quando non sanno come provocarti, quando non riescono a manipolare le tue reazioni, perdono automaticamente ogni potere su di te. Pensa ai leader mondiali che ammiri. Pensa agli imprenditori di successo che rispetti. Pensa alle personalità pubbliche che hanno attraversato scandali e controversie mantenendo la loro dignità. Cosa hanno in comune? Non si giustificano mai troppo, non spiegano ogni loro decisione, non reagiscono a ogni critica, lasciano che le loro azioni parlino da sole. Identifica la persona nella tua vita che riesce a farti perdere la calma più facilmente. Per una settimana intera, quando interagisci con questa persona, impegnati a rispondere sempre con almeno 5 secondi di pausa. Nota come cambia la dinamica del rapporto. La strategia del controllo emotivo totale. Qui entriamo nel territorio che separa i principianti dagli esperti del silenzio stoico, perché chiunque può rimanere zitto quando è calmo. La vera maestria si dimostra quando il tuo mondo sta crollando e tu rimani imperturbabile come una montagna. Epitteto, che era nato schiavo, è diventato uno dei filosofi più liberi della storia. Insegnava qualcosa di rivoluzionario. Non sono gli eventi a disturbarti, ma i giudizi che formuli sugli eventi. Questo significa che la tua sofferenza emotiva non viene da quello che ti succede, ma da come interpreti quello che ti succede. Come si applica questo al silenzio? Ecco il segreto che può cambiare la tua vita. Il silenzio è lo spazio tra lo stimolo e la risposta. È in quello spazio che risiede tutto il tuo potere. È in quello spazio che puoi scegliere di essere vittima o essere padrone della situazione. Ti racconto una storia che illustra questo principio. Un famoso dirigente di una multinazionale mi ha raccontato di quando, durante una riunione del consiglio di amministrazione, un azionista lo ha accusato pubblicamente di incompetenza. L'accusa era infondata ma devastante. Tutti gli occhi erano puntati su di lui. Il suo primo impulso è stato quello di contrattaccare,
di difendersi vigorosamente, di esporre tutti i successi ottenuti. Invece, ha fatto qualcosa di straordinario. Ha ringraziato l'azionista per il feedback, ha detto che avrebbe riflettuto sulle sue parole e ha continuato la presentazione. Basta, nessuna difesa, nessuna giustificazione, nessun contrattacco, silenzio emotivo totale. Il risultato? 2 settimane dopo, quello stesso azionista lo ha chiamato privatamente per scusarsi. Si era reso conto che la sua accusa era stata ingiusta e si sentiva in imbarazzo per il proprio comportamento. Ma c'è di più. Gli altri membri del consiglio hanno iniziato a rispettare quel dirigente ancora di più, perché aveva dimostrato una maturità e un controllo di sé che pochi possiedono. Questo è il potere del controllo emotivo attraverso il silenzio. Non reprimi le emozioni, le senti completamente. Riconosci la rabbia, la frustrazione, l'impulso di reagire, ma poi scegli coscientemente di non lasciare che queste emozioni controllino le tue azioni. È come essere il conduttore di un'orchestra emotiva. Senti tutti gli strumenti, la rabbia dei violini, la frustrazione dei timpani, l'orgoglio ferito dei tromboni, ma decidi quale sinfonia suonare, decidi il ritmo, decidi quando iniziare e quando fermarti. Andiamo più in profondità. Il vero controllo emotivo non significa diventare freddi o distaccati, significa diventare strategici, significa riconoscere che le tue emozioni sono informazioni preziose, ma non devono necessariamente dettare le tue azioni. Quando qualcuno ti ferisce, la rabbia ti sta dicendo che i tuoi valori sono stati violati. È informazione utile, ma reagire immediatamente con rabbia è come usare un martello per riparare un orologio. Potrebbe funzionare, ma probabilmente distruggerai tutto. Il silenzio ti dà il tempo di scegliere lo strumento giusto per la situazione. A volte lo strumento giusto è una conversazione calma, a volte è stabilire un confine chiaro, a volte è allontanarsi completamente. Ma quando scegli coscientemente invece di reagire automaticamente, hai il controllo. Ecco una tecnica specifica che gli stoici usavano per mantenere il controllo emotivo: la vista dall'alto. Quando ti trovi in una situazione emotivamente carica, immagina di osservare la scena da molto in alto, come se fossi su un aereo. Vedi te stesso e l'altra persona come 2 piccole figure. Vedi quanto sia insignificante quel momento nell'arco della tua intera vita. Questa prospettiva ti aiuta a mantenere la calma e a scegliere la risposta più saggia. Tieni un diario del silenzio per una settimana. Ogni sera scrivi una situazione in cui hai sentito un'emozione forte durante il giorno. Poi scrivi: 1. Come hai reagito? 2. Come avresti potuto usare il silenzio strategico? 3. Quale sarebbe stato probabilmente il risultato diverso? Il metodo per costruire un'autorità silenziosa. Ora entriamo in un territorio che molti non esploreranno mai. Come costruire un'autorità così solida che non hai bisogno di dimostrare nulla a nessuno. Questa è la differenza tra chi comanda urlando e chi comanda sussurrando. E ti assicuro che chi sussurra vince sempre. Marco Aurelio passava ore in silenzio totale, riflettendo sui problemi dell'impero. Non consultava 100 consiglieri, non organizzava riunioni infinite, sedeva in silenzio e pensava. E le decisioni che prendeva in quei momenti di quiete hanno plasmato la storia del mondo occidentale per 2000 anni. Cosa faceva esattamente in quei momenti? Praticava quello che chiamo il silenzio costruttivo. Non era silenzio passivo, era silenzio attivo. Era un processo mentale specifico che puoi imparare e applicare nella tua vita quotidiana. Il silenzio costruttivo funziona così. Invece di riempire ogni momento libero con distrazioni, social media, televisione o chiacchiere inutili, usi quel tempo per processare le esperienze, analizzare le situazioni e prendere decisioni consapevoli. È come avere un laboratorio privato dove raffini i tuoi pensieri fino a trasformarli in saggezza. Pensa a questo scenario. Sei un manager e devi prendere una decisione importante che riguarda il futuro del tuo team. L'approccio normale sarebbe quello di chiamare immediatamente una riunione, chiedere opinioni a tutti, discutere per ore fino a raggiungere un compromesso che non soddisfa nessuno.
L'approccio stoico è completamente diverso. Prima ti prendi del tempo in silenzio per riflettere su tutti gli aspetti della situazione. Analizzi i pro e i contro, non solo razionalmente, ma anche emotivamente. Ti chiedi: quale decisione mi permetterà di guardarmi allo specchio tra 10 anni senza rimpianti? Poi, solo dopo questa riflessione profonda, consulti le persone giuste e prendi la decisione. Il risultato? Le tue decisioni sono più ponderate, più coerenti e più rispettate. Le persone iniziano a fidarsi del tuo giudizio perché sanno che non decidi impulsivamente. Diventi quella persona a cui gli altri si rivolgono quando hanno bisogno di consigli saggi. C'è un altro aspetto cruciale: il silenzio costruttivo ti insegna a distinguere tra l'urgente e l'importante. Viviamo in un mondo che confonde costantemente questi due concetti. Tutto sembra urgente. Ogni email, ogni notifica, ogni richiesta viene presentata come se fosse una questione di vita o di morte. Il silenzio ti dà la prospettiva per vedere attraverso questa illusione. Ti accorgi che la maggior parte delle cose urgenti non sono affatto importanti e le cose veramente importanti raramente sono urgenti. Questa distinzione diventa la base per costruire una vita di significato invece di una vita di reazione continua. Ecco una strategia specifica che puoi implementare immediatamente. Inizia ogni giornata con 15 minuti di silenzio totale. Niente telefono, niente notizie, niente musica. Solo tu e i tuoi pensieri. Usa questo tempo per rivedere gli obiettivi della giornata, per riflettere sulle priorità e per prepararti mentalmente alle sfide che potresti incontrare. Questo rituale mattutino ti mette in una posizione di controllo fin dall'inizio della giornata. Invece di essere trascinato dagli eventi, li anticipi. Invece di reagire alle urgenze degli altri, ti concentri sulle tue priorità. Invece di iniziare la giornata in modalità panico, inizi in modalità comando. Il vero potere del silenzio costruttivo emerge nelle relazioni. Quando qualcuno ti racconta un problema, invece di saltare immediatamente alla soluzione, prendi un momento per riflettere. Questo non solo ti permette di dare consigli migliori, ma dimostra all'altra persona che prendi sul serio le sue preoccupazioni. Le persone sono così abituate a ricevere risposte immediate e superficiali che quando incontrano qualcuno che riflette prima di parlare, rimangono colpite. Ti vedono come una persona saggia e affidabile. Ti vedono come qualcuno che vale la pena ascoltare. Per i prossimi 7 giorni, dedica i primi 15 minuti di ogni mattina al silenzio completo. Siediti comodamente, respira profondamente e rifletti su 3 domande. 1. Qual è la cosa più importante che posso fare oggi? 2. Come posso essere una versione migliore di me stesso oggi? 3. Come posso contribuire positivamente alla vita di almeno una persona oggi? Tecnica della risposta emotiva controllata. Ecco dove la maggior parte delle persone fallisce miseramente. Credono che controllare le emozioni significhi non provarle. È l'errore più devastante che puoi fare. Le emozioni sono il carburante della vita. Il trucco non è eliminarle, ma imparare a guidare la macchina invece di essere trascinato da essa. Seneca aveva una tecnica che chiamava premeditatio malorum. Immaginare in anticipo le difficoltà, ma non era pessimismo. Era preparazione strategica. Quando sai di dover affrontare una situazione difficile, puoi prepararti emotivamente e decidere in anticipo come reagire. Immagina questo scenario. Sai che domani avrai una conversazione difficile con il tuo partner. Una conversazione che potrebbe determinare il futuro della vostra relazione. L'approccio normale è quello di preoccuparsi, rimuginare, immaginare tutti gli scenari negativi possibili. L'approccio stoico è completamente diverso. La sera prima ti siedi in silenzio e visualizzi la conversazione, ma non visualizzi solo quello che potrebbe dire l'altra persona. Visualizzi le tue reazioni. Visualizzi te stesso rimanere calmo quando l'altra persona alza la voce. Visualizzi te stesso ascoltare veramente invece di preparare la tua difesa. Visualizzi te stesso scegliere parole che costruiscono invece di parole che distruggono. Questa preparazione mentale non è solo teoria, è allenamento pratico.
Quando arriva il momento reale, la tua mente riconosce la situazione e automaticamente accede alle risposte che hai provato nel silenzio. È come avere fatto già quella conversazione una volta, con successo. Andiamo ancora più in profondità. C'è una tecnica specifica che gli stoici usavano per gestire le emozioni intense: la separazione temporale. Quando provi un'emozione forte, ti chiedi: come mi sentirò riguardo a questa situazione tra un'ora, tra un giorno, tra una settimana, tra un anno? Questa domanda ha un potere incredibile perché ti costringe a vedere le cose in prospettiva. La maggior parte delle cose che ci fanno arrabbiare oggi saranno completamente irrilevanti tra una settimana. Quando realizzi questo, l'intensità emotiva si riduce automaticamente e puoi scegliere una risposta più saggia. Ecco un esempio concreto di come questa tecnica può trasformare la tua vita. Sei al lavoro e il tuo capo ti critica ingiustamente davanti ai colleghi. L'impulso naturale è quello di sentirti umiliato, arrabbiato, forse di rispondere male o di covare rancore per giorni. Ma se usi la separazione temporale, ti chiedi: tra un anno questo momento avrà ancora importanza? La risposta, nella maggior parte dei casi, è no. Questa comprensione non elimina l'emozione, ma la mette in prospettiva. Ti permette di scegliere una risposta che serve i tuoi obiettivi a lungo termine invece di soddisfare il tuo ego a breve termine. Potresti scegliere di avere una conversazione privata con il tuo capo per chiarire la situazione. Potresti scegliere di concentrarti sul migliorare il tuo lavoro. Potresti anche scegliere di iniziare a cercare un ambiente lavorativo più rispettoso. Qualunque cosa scegli, la scegli da una posizione di controllo, non di reazione emotiva. È anche un altro livello di questa tecnica, la ridefinizione emotiva. Invece di vedere le emozioni negative come nemiche, le vedi come messaggeri. La rabbia ti dice che i tuoi valori sono stati violati. La paura ti dice che devi prepararti meglio. La tristezza ti dice che hai perso qualcosa di importante. Quando ascolti il messaggio invece di essere sopraffatto dall'emozione, puoi usare quell'informazione per prendere decisioni migliori. È la differenza tra essere vittima delle tue emozioni ed essere il padrone delle tue emozioni. Forse l'aspetto più potente della risposta emotiva controllata è che ti insegna qualcosa di fondamentale. Non devi dimostrare nulla a nessuno. Quando sai di aver ragione, non hai bisogno di convincere tutti gli altri. Quando sai di aver sbagliato, puoi ammettere l'errore senza che la tua autostima crolli. Quando sai chi sei, non hai bisogno della validazione costante degli altri. La prossima volta che provi un'emozione intensa, fermati e completa questa frase: la mia rabbia mi sta dicendo che... Poi chiediti: quale azione posso intraprendere che onori questo messaggio, ma serve anche i miei obiettivi a lungo termine? Scrivi la risposta e agisci di conseguenza. Potere magnetico della presenza silenziosa. Qui arriviamo al livello più avanzato del silenzio stoico, il momento in cui non hai più bisogno di dimostrare il tuo valore perché lo irradii naturalmente. È quando la tua presenza diventa più eloquente di qualunque discorso potresti mai fare. È quando entri in una stanza e senza dire una parola tutti capiscono che sei qualcuno di importante. Come si sviluppa questa presenza magnetica? Non è qualcosa che puoi fingere o comprare, è il risultato naturale di anni di lavoro interno, di scelte consapevoli, di disciplina silenziosa. È quello che succede quando smetti di cercare di impressionare gli altri e inizi a impressionare te stesso. Epitteto insegnava: la ricchezza non consiste nell'avere grandi possedimenti, ma nell'avere pochi bisogni. Questo principio si applica perfettamente alle relazioni e al riconoscimento sociale. Quando hai pochi bisogni emotivi, quando non hai bisogno di essere costantemente rassicurato, lodato, riconosciuto, diventi magnetico. Pensa alle personalità più carismatiche che conosci. Non sono necessariamente le più belle o le più ricche, sono quelle che sembrano complete in se stesse, sono quelle che non hanno bisogno di nulla da te, ma scelgono di condividere il loro tempo con te. Questa autosufficienza emotiva è incredibilmente attraente. Come si costruisce praticamente questa autosufficienza? Attraverso quello che chiamo il silenzio nutritivo. È diverso dal silenzio strategico che abbiamo visto prima.
Il silenzio nutritivo è il tempo che dedichi esclusivamente a nutrire la tua anima, senza alcun obiettivo esterno. Può essere una passeggiata solitaria al tramonto, dove non stai andando da nessuna parte in particolare. Può essere sedersi in giardino ad osservare le nuvole senza pensare ai problemi del lavoro. Può essere leggere un libro che ti ispira senza doverlo commentare sui social media. È tempo dedicato esclusivamente al tuo benessere interiore. Questo tempo può sembrare improduttivo secondo gli standard moderni, ma in realtà è l'investimento più produttivo che puoi fare, perché quando nutri regolarmente la tua anima, quando passi tempo di qualità con te stesso, sviluppi una solidità interiore che si sente dall'esterno. Persone sono naturalmente attratte da chi è concentrato, da chi non ha bisogno disperato di attenzione o validazione. È come un profumo invisibile che tutti sentono, ma nessuno riesce a identificare. È la differenza tra qualcuno che riempie una stanza con la sua energia e qualcuno che aspira energia da tutti gli altri. Ecco la parte controintuitiva. Per sviluppare questo magnetismo devi essere disposto a stare da solo, devi essere disposto a passare del tempo in tua compagnia senza essere annoiato o irrequieto. Devi imparare ad apprezzare il silenzio interno. La maggior parte delle persone ha paura del silenzio perché ha paura di quello che potrebbe trovare dentro di sé. Ma quando superi questa paura, quando inizi a goderti la tua compagnia, qualcosa di magico accade. Non hai più bisogno degli altri per sentirti completo. E paradossalmente, questo è esattamente quando gli altri iniziano a desiderare la tua compagnia. Pensa a un esempio concreto. Conosci quella persona che quando organizza una festa tutti vogliono essere invitati? Non è perché fa le feste più costose o più elaborate, è perché la sua presenza rende ogni evento migliore. Ha sviluppato quella qualità magnetica che deriva dall'essere completamente a proprio agio con se stessa. Ora, come puoi sviluppare questa qualità? Inizia con piccoli passi. Invece di riempire ogni momento libero con distrazioni, concediti periodi di silenzio totale. Inizia con 5 minuti al giorno. Siediti in silenzio e basta. Non meditare, non riflettere su problemi specifici, non pianificare la giornata. Semplicemente esisti. All'inizio potresti sentirti a disagio. La mente cercherà di riempirti di pensieri, preoccupazioni, liste di cose da fare. Ma se persisti, se continui a tornare al silenzio ogni giorno, qualcosa inizierà a cambiare. Inizierai a sentirti più concentrato, più calmo, più sicuro di te. E questa trasformazione interna si rifletterà nelle tue interazioni esterne. Le persone inizieranno a notare che c'è qualcosa di diverso in te. Non riusciranno a identificare esattamente cosa, ma si sentiranno attratte dalla tua energia. Vorranno passare più tempo con te. Chiederanno la tua opinione, ti rispetteranno di più. Per i prossimi 21 giorni dedica 10 minuti ogni sera al silenzio nutritivo. Spegni tutti i dispositivi, siediti comodamente e semplicemente esisti in silenzio. Non cercare di raggiungere alcun obiettivo. Nota come questa pratica influenza il tuo livello di stress, la qualità del sonno e le tue interazioni con gli altri. Parte dell'uscita strategica e della dignità preservata. Arriviamo ora al capitolo più delicato, ma forse più importante: sapere quando è il momento di andarsene. Perché a volte la decisione più coraggiosa e più saggia che puoi prendere è quella di voltare le spalle e camminare via, senza spiegazioni, senza drammi, senza l'ultimo confronto, semplicemente via. Marco Aurelio scriveva: non sprecare il resto della tua vita con pensieri sugli altri, a meno che tu non stia agendo per il bene comune. Questa frase contiene una saggezza profonda. Non tutto merita la tua energia. Non ogni battaglia merita di essere combattuta. Non ogni relazione merita di essere salvata. Come fai a sapere quando è arrivato quel momento? Come distingui tra una difficoltà temporanea che richiede pazienza e una situazione tossica che richiede una strategia d'uscita? La risposta sta in quello che io chiamo i segnali dell'anima. I segnali dell'anima sono quei momenti in cui il tuo corpo e la tua mente ti dicono chiaramente che qualcosa non va.
È quella sensazione di peso allo stomaco quando sai di dover affrontare una particolare persona. È quel senso di spossatezza che provi dopo certe conversazioni. È quella voce interna che continua a sussurrarti che meriti di meglio. La maggior parte delle persone ignora questi segnali, li razionalizza, li giustifica, li sopprime. È solo un periodo difficile, si dicono. Le cose miglioreranno. Devo essere più paziente. A volte questo è vero, ma spesso è solo paura di fare la scelta difficile. Ecco una verità che potrebbe sconvolgerti. Rimanere in una situazione che danneggia la tua anima non è nobile, non è leale, non è maturo, è autolesionismo mascherato da virtù. E quando finalmente trovi il coraggio di andartene, comprendi che avresti dovuto farlo molto tempo prima. Racconto la storia di una donna che conosco. Aveva un lavoro ben pagato in una grande azienda, ma ogni mattina si svegliava con l'ansia. Il suo capo la umiliava costantemente, i colleghi erano competitivi e tossici, l'ambiente lavorativo era diventato un campo di battaglia quotidiano. Per anni ha cercato di resistere, di essere professionale, di non mollare. Poi ha scoperto il potere dell'uscita strategica. Un giorno, dopo l'ennesima umiliazione pubblica, invece di reagire, invece di giustificarsi, invece di cercare di cambiare la situazione, ha fatto qualcosa di rivoluzionario. Ha scritto le sue dimissioni, non ha spiegato i motivi, non ha fatto un discorso sulle ingiustizie subite, ha semplicemente consegnato la lettera e se n'è andata. Il risultato? 6 mesi dopo aveva trovato un lavoro migliore, in un ambiente sano, con uno stipendio superiore, ma soprattutto aveva recuperato la sua dignità. Aveva imparato che la sua pace interiore valeva più di qualsiasi stipendio. Questa è l'arte dell'uscita strategica, riconoscere quando una situazione è oltre la riparazione e avere il coraggio di preservare la propria dignità invece di continuare a subire danni. Non è fuga, è strategia, non è codardia, è saggezza. L'uscita strategica non si applica solo al lavoro, si applica a tutte le relazioni della tua vita. Quella amicizia che ti prosciuga energia ogni volta che ci interagisci, quel familiare che usa la manipolazione emotiva come strumento di controllo, quel partner che ha smesso di rispettarti da tempo. Seneca insegnava: ogni nuovo inizio nasce dalla fine di qualcos'altro, ma la maggior parte delle persone ha paura delle fine, preferisce la sofferenza familiare all'incertezza del cambiamento. Preferisce lamentarsi di una situazione piuttosto che avere il coraggio di cambiarla. Una tecnica specifica per decidere quando è il momento di andarsene, la regola dei 3 avvertimenti. Quando una situazione o una persona attraversa i tuoi confini, dai un primo avvertimento chiaro. Se succede di nuovo, dai un secondo avvertimento, più fermo. Se succede una terza volta, te ne vai, senza discussioni, senza spiegazioni infinite, senza tentativi di far capire all'altra persona perché si è sbagliata. Questa regola ti protegge sia dalla tolleranza eccessiva che dalla reazione impulsiva. Ti dà la possibilità di essere giusto ma fermo. Ti permette di preservare la tua dignità senza diventare vittima. Forse l'aspetto più potente dell'uscita strategica è che insegna alle persone come trattarti. Quando dimostri che sei disposto ad andartene, piuttosto che accettare un trattamento irrispettoso, le persone intorno a te iniziano a comportarsi diversamente. Capiscono che il tuo rispetto non è scontato. Capiscono che devono meritarselo. E qui arriviamo al paradosso bellissimo. Quando smetti di aggrapparti disperatamente alle relazioni, quando dimostri che puoi vivere benissimo da solo, le persone iniziano a valorizzarti di più. Quando non hai bisogno di loro per sentirti completo, loro iniziano ad aver bisogno di te. C'è un ultimo livello dell'uscita strategica che molti non considerano, l'uscita mentale. A volte non puoi andartene fisicamente da una situazione. Magari è un familiare che non puoi evitare completamente, o una situazione lavorativa che non puoi cambiare immediatamente. In questi casi puoi praticare l'uscita mentale. L'uscita mentale significa che rimani fisicamente presente ma emotivamente distaccato. Partecipi alle conversazioni necessarie, ma non investi emotivamente nel risultato. Fai il tuo lavoro, ma non lasci che le dinamiche tossiche ti influenzino. È come avere uno scudo invisibile che ti protegge dall'energia negativa degli altri.
Questa tecnica richiede pratica, ma è incredibilmente potente. Ti permette di mantenere la tua pace interiore anche in situazioni difficili. Ti permette di essere strategico invece che emotivo. Ti permette di preservare la tua energia per le cose che contano davvero. Identifica una situazione nella tua vita che ti causa stress costante. Applica la regola dei 3 avvertimenti. Se non l'hai mai fatto, dai un primo avvertimento chiaro sui tuoi confini. Se è già successo più volte, inizia a pianificare la tua strategia di uscita. Scrivi esattamente cosa farai se la situazione si ripete e impegnati a seguire quel piano. Se hai trovato valore in queste parole, ti piacerà uno di questi video.